attimo Silvia Altare, va? Buongiorno Silvia, scusi il disturbo, sono Paola Carlo Mossi della rimessa Roscioli di Roma. Mi ha dato il suo numero Elena, Erika, scusi. No signora, non è possibile, ha sbagliato il numero. Ah. Buongiorno. Ok, buongiorno. Senti, non era molto Silvia. Siamo arrivati. Hai visto che lì ci sta pure Massolino, Miki? Eccola! Ciao Eri! Ciao! Italo! Eccolo! Per quanto riguarda la nostra produzione siamo un'azienda tradizionale. Tradizionale nel mondo del Barolo significa partire appunto da una lunga fermentazione a temperatura controllata e affinare i vini prevalentemente in botte grandi. Davvero, non c'ha ancora senso parlare di tradizione e modernismo? Ma in realtà no, mi capita spesso che quando la gente arriva al banco e mi chiede ma che affinamento fa questo vino? Io non glielo dico. Vi faccio assaggiare il vino e poi ne parlo. Veronica, is it possible to taste something from the barrel? Adesso vi faccio assaggiare un vino da botte, no, perché è difficile capire un vino. Certo, ci sono le analisi che ci aiutano a capire quelli che sono le caratteristiche, le basi, però poi la qualità viene fuori dopo anni. Ad oggi capite com'è difficile. Che altro farà assaggiare? Una volta che faccio una prova di botte di che non mi è venuta qui, non mi faccio una prova di botte di... È incredibile. Non ha nemmeno un anno. È una roba incredibile. Noi avevamo meno parlantina una volta, cioè facevamo assaggiare il prodotto, spiegavamo il prodotto e poi il piace non è, cioè capisce? Lo vuoi comprare o cosa facciamo? Poi, cioè, era quello, eravamo più sintetici. Cioè, noi diciamo è vero, esagero manen, cioè noi non andremo non esageriamo, cioè un piemontese non si esporrà mai, non farà mai davvero, no? Quello che in inglese dicono showing off, cioè la dimostrazione, l'apparenza. Noi diciamo sì, bugianen e esagero manen, cioè tutto con calma, per favore. Anche Barolo Boys, che poi appunto, per quello dicevo, magari si è superato il concetto modernismo e classico, un personaggio come Gaia, appunto, da subito, già in tempi non sospetti, che era langhetto come lei, no? Però un approccio diverso, come lo vi vedevate voi? Lui era Dio, cioè scusa la parola, no, era il non più ultra. Poi, onesto, risposta onesta, zio. Non posso, no, a me no, aspetta, se lo spegnete io dico qualcosa. Questi sono troppo più femminili. Questo vino? Sì, l'ultimo sulla falsariga del parafada, giusto? Perché femminile? È una stupidaggine, però il vino più facile da bere, io lo trovo più femminile. Questa è una cattiveria incredibile. Vino facile. Vino facile, vino femminile. Cioè, una frase, ragazzi, un vino facile. C'è stato un impatto di Veronica sui vini, nel senso il vostro confronto, c'è confronto, Sì, c'è sempre... Questo c'è. All'inizio era più una litigata che un confronto, poi è diventato un confronto con gli anni, quando ci siamo... Su cosa? Vabbè, su tante cose, io avevo tante idee, ma lui era un po' difficile smuoverlo, no? Tu sei una giovane produttrice. Ora, io sono entrata nel mondo del vino che avevo 18 anni e non mi scorderò mai quando, gestendo un wine bar, c'avevo un ragazzo più grande di me a fianco con la barba e entravano questi uomini e dicevano vorremmo bere e si rivolgevano a lui e dicevano veramente dovete parlare con me. E ho sempre fatto moltissima fatica comunque a rendere credibile la mia professionalità, insomma, ho voluto sempre molto sgomitare per avere almeno la stessa, come dire, credibilità dei miei colleghi maschi. Tu questa cosa l'hai sentita? Oggi secondo me sta cambiando tantissimo, trovate sempre più donne nel mondo del vino e anche quando andate alle degustazioni ci sono sempre più donne ed è una bella cosa comunque. Quando ho iniziato era il 2003, quindi mi ricordo che di donne c'erano veramente poche e qualcuna c'era già, ma pochissime. E arrivavo io magari a servire questo vino che avevo il piercing, il tatuaggio. Esatto. Pazzesco. L'impatto era peggio ancora, non c'era solo donna ma pure squatter e quindi Serralunga è proprio particolare per conformazione, intanto è stretta e lunga. E nota le vigne come creano questi anfiteatri molto stretti, alla Morra sono molto ampi. Quindi cosa succede? Essendo molto stretti si creano dei microclimi particolari all'interno e non c'è vento. Queste vigne prendono il sole anche a nord, per assurdo, perché a Serralunga, adesso non voglio dirlo troppo forte, sennò domani fa disastro, però la grandinata, il gelo raramente colpisce Serralunga perché c'è la zona del Barolo stessa che la protegge.
It's incredible how it changes from the blue marl to the sandstone, no? Yeah. Right here, how many years of difference do you know is between each of these layers? Any idea? Questa è una domanda a cui non so rispondere, ragazzi, veramente. It's always very important to understand who you're talking with. So always when people arrive in the cellar, I always ask, so what do you know about wines? What is your culture about wines? And depending on that, I explain in a different way. Here we have more compact because the soil as well is more compact. So. And even this, is this that violet, the yeah. iron manganese you Yeah, see? yeah, You see it's like a yeah. little bit of violet. Cercare di dare un racconto che possa interessare comunque sia le persone che conoscono in maniera più tecnica il vino e il Barolo, ma anche le persone come la mamma di Lina e la mia che invece non ne capiscono niente. Cioè ho fatto un piccolo esperimento, no? Ho fatto vedere a mia mamma alcuni video di quelli che hai girato tu e Alessandro. Alcuni non sono manco riuscita a vederli, poi di altri si è innamorata. Quali? Adamo e Luigi Tecce, per esempio, perché cosa hanno in comune? Che non parlano soltanto di vino, di zona, ma hanno un racconto ad ampio respiro. Però sul territorio, come dire, l'evoluzione storica. Riusciamo a fare questo? No, the big issue we have in US, no, the big Perché il issue vino è questo, non è solamente intellettualizzarlo o berlo. Ci sta una meravigliosa via di mezzo. But the thing that makes me absolutely crazy, I read Eat, Pray, Love 10 years ago. And I was 28 and I was going through breaking off an engagement and I had never been to Italy. After I read it 10 years later, after living in Rome for 5 years, I wanted to vomit. I was so angry, like magma was in my heart. And when you go to Naples, all you're going to talk about is eating an entire pizza and, oh, but I can't because I'm going to have a muffin top on my, I can't eat the pizza, like all these stereotypes to me, basta. We have enough crappy literature out there. And once you read Goethe, you even Vino al Vino, Soldati, that's a voyage with wine. You know, it's a cultural, I don't know, you get the full picture. You don't just get this touristic, stereotypical view of what this country is. This country is immense. Everywhere I go, I mean, my eyes are like this. I mean, look where we are right now. This is what I want to share with people. And I mean, yes, even Barolo has its...